Sì, può essere pericoloso. Oppure no. In effetti la percezione di questo mezzo ricorda l'arrivo di molte tecnologie che all'inizio sono state considerate estremamente pericolose. Basti pensare già soltanto alla bicicletta. Quando arrivò nei primi del secolo fu considerata molto pericolosa, parliamo del biciclo, per il quale bisognava avere un'enorme agilità per salirci sopra, un discreto equilibrio e soprattutto l'attitudine a non rompersi la testa quando si cadeva. Le tecnologie poi migliorarono, la forma e i dettagli tecnici la resero quella che ad oggi è considerato un mezzo di trasporto comune e abbastanza sicuro, cioè la bicicletta. Bisogna dire che anche gli aerei all'inizio sembravano una follia. Gli ascensori ad inizio Ottocento spaventavano le persone. Fu soltanto con la dimostrazione alla Fiera Mondiale di New York del 1854 che il signor Otis, uno dei fautori dell'ascensore, conquistò la fiducia delle persone facendo una dimostrazione nella quale spezzava il cavo e faceva entrare in funzione il freno di emergenza da lui inventato. Parlando di altre invenzioni ritenute pericolose all'inizio e presenti tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, mi viene anche da citare la corrente elettrica. In effetti, la corrente elettrica, se la prendiamo, ci uccide. E nella guerra tra Edison e Tesla, quando si lottava per l'imposizione di uno standard appunto a corrente continua, quello di Edison o corrente alternata, fu folgorato un elefante proprio per spaventare la popolazione sull'utilizzo della corrente elettrica alternata. Eppure è quella che usiamo oggi tutti i giorni nelle nostre case. Ci è bastato seguire delle regole logiche e di sicurezza. Si potrebbe continuare citando il microonde, le radiazioni, il motore a vapore e il motore a combustione, inoltre anche diverse scoperte medico-scientifiche, tutte quante all'inizio giudicate pericolose. Attenzione però, un buon margine di sicurezza non vuol dire sicurezza totale. Purtroppo esistono comunque incidenti più o meno gravi in tutti questi ambiti, molto spesso frutto dell'errore umano nel non rispettare le regole e le norme di sicurezza. Come tutti i giorni maneggiamo un coltello capace di tagliare il cibo, ma capace anche di ferire e di uccidere le persone. Quindi è il coltello pericoloso? Facciamo quindi un breve riepilogo di tutti i veicoli che sono stati immessi sul mercato e che fanno parte di questa categoria, appunto la micromobilità. Infatti circa una decina d'anni fa c'è stata un'enorme invasione di questi mezzi a propulsione elettrica. Veicoli tra cui gli hoverboard, le bighe elettriche, note anche come Segway, hoverboard con caratteristiche ibride, monopattini elettrici, skateboard elettrici, pattini elettrici da mettere sotto i piedi, skateboard con una sola ruota e ovviamente i monoruota elettrici. Ricordo bene questa esplosione perché anch'io fui colto dal desiderio di possedere uno di questi mezzi sui quali divertirsi. Per fortuna sono stato trattenuto e non ho buttato via i soldi in un mezzo che non era ancora maturo e che non si sarebbe dimostrato né un valido aiuto nella mobilità urbana e tantomeno sarebbe stato utile in un ambiente privato. Alcuni di questi mezzi ad oggi sono quasi del tutto spariti e questo a causa del fatto che non hanno le caratteristiche necessarie, ruote piccole o autonomia ridicola o affidabilità molto basica. Per un periodo hanno avuto un particolare successo le bighe autobilanciate, quelli noti appunto come Segway, che è la marca che le ha create. Se ne facevano tour turistici, erano perfette per persone con problemi motori e cameraman che potevano quindi stabilizzare le loro riprese. Addirittura in Francia le adottarono come mezzo di trasporto per la polizia locale. Avevano il grande vantaggio di essere molto intuitive e molto stabili al loro primo utilizzo. Il modo di condurle però richiedeva l'uso delle mani su una specie di cloche, ma non si potevano definire il massimo dell'affidabilità. Sono finite con la dismissione della produzione, nonostante il mercato sembrava che ci fosse. Degli hoverboard non se n'è più sentito parlare, sono rimasti probabilmente degli avanzi di magazzino che vengono venduti come giocattoli. Gli skateboard elettrici sicuramente hanno un mercato molto più di nicchia e con le loro ruote piccole non si possono certo definire agili nel traffico. Lo skateboard con una ruota sola è finito praticamente nel dimenticatoio, cioè credo una sola azienda che lo produce e definirlo di nicchia è un eufemismo. Non nominiamo poi quei piccoli esperimenti che andavano sotto i piedi che dovevano essere tipo dei pattini. Quindi ad oggi, per la micromobilità, cioè piccoli spostamenti urbani di piccoli e medi tragitti, possiamo contare solo su 3 mezzi effettivi: la bicicletta elettrica e non, il monopattino
e il monoruota. Questi tre mezzi hanno resistito per sicuramente una facilità d'uso, i primi due soprattutto, ma anche per le caratteristiche che nel tempo si sono rivelate vincenti: una ruota abbastanza grande, autonomia e affidabilità sempre maggiori. Una cosa che però distingue il monoruota è la iniziale fatica con la quale si impara ad utilizzarlo. Infatti bici e monopattino esistono da decine di anni anche in versione non elettrica e siamo abituati a impararli quando siamo ancora bambini, mentre il monociclo a pedali esiste da decine di anni, ma è sempre stato relegato a una piccola nicchia di equilibristi, capaci di appunto affrontare questa difficoltà iniziale di trovare un equilibrio in tutte le direzioni. Per avvicinarsi ad un monoruota elettrico si deve quindi sfidare quell'iniziale idea di monociclo difficilissimo da portare e sicuramente fare un po' di fatica per imparare ad andarci sopra. Questa semplice ragione ha fatto sì che, esclusa la bicicletta, il monopattino sia statisticamente il più diffuso. Tutto questo preambolo è semplicemente per rispondere a una serie di obiezioni e di osservazioni che mi sono state fatte sia dal vivo sia nei commenti dei video che ho pubblicato. Infatti da molti mi è stato detto che questo è un mezzo pericoloso. Inutile nascondersi dietro un dito, effettivamente lo è pericoloso, come è pericolosa una bicicletta, come è pericoloso un monopattino, come è pericolosa l'automobile e la moto, come è pericolosa una barca, come è pericoloso un aereo. Sicuramente è pericoloso anche un coltello, no? Dipende dall'uso che se ne fa. Esatto, è proprio lì il punto. Ho voluto parlare di questi temi con l'assessora alla mobilità di Bologna, Valentina Orioli, autrice della Città 30, discussa da molti. A mio avviso comunque è un esperimento che va in un'importante direzione, mirato soprattutto alla sicurezza. Le ho chiesto innanzitutto come va con la Città 30. Per quanto riguarda la Città 30 abbiamo cominciato a rilevare i dati dal 16 gennaio, quindi è presto, però quello che possiamo vedere è che l'incidentalità si è ridotta in una misura significativa, diciamo del 16-17%, e il numero di feriti si è ridotto ancora più significativamente del 19%. Un'auto si scontra con un pedone o con un ciclista a 30 all'ora, i danni che questo subirà sono molto inferiori ai danni che si hanno in uno scontro per esempio a 50 o a 70 all'ora, e la differenza può essere anche salvarsi la vita. Quindi dal punto di vista principale di questa misura, che è quello della sicurezza delle persone, sicuramente la misura è una misura importante e che dà dei risultati notevoli. Nell'ottica di una città che abbassa i limiti di velocità proprio per maggiore sicurezza, le ho chiesto quindi che importanza avesse e che cosa si stesse facendo sul territorio per migliorare la situazione per quanto riguarda le ciclabili. Oggi lo spazio stradale è progettato per lo più per i flussi di auto e per il parcheggio delle auto, quindi lo spazio a disposizione di pedoni e ciclisti è molto sacrificato. Noi viviamo in un mondo autocentrico, quindi tutto parte chiaramente da un'accettazione a priori del modello incentrato sull'automobile, modello di mobilità che comunque è duro a morire, no? Basta pensare che facciamo ogni giorno spostamenti brevi o brevissimi con l'auto. Se fossimo in grado di eliminare dalla nostra vita questi spostamenti avremmo già probabilmente risolto una gran parte del problema della mobilità sostenibile nelle città, facilitando l'uso da parte dei pedoni e dei ciclisti in un contesto dove si vada tutti un po' più lentamente, quindi con maggiore sicurezza. Un po' alla volta anche quelle interferenze, diciamo, fra flussi diversi di fruitori si sistemano, no? Diventano meno problematiche. Al che mi sono avvicinato ad un tema scottante, il nuovo codice della strada, che se viene approvato così com'è, in questo momento è in discussione tra Camera e Senato, comporterà delle novità parecchio bizzarre. Io penso che in generale le modifiche al nuovo codice della strada sono delle misure che vanno molto in controtendenza rispetto a quello che vediamo in tutti gli altri paesi europei e nei territori dove c'è una gestione più avanzata della mobilità in ottica sostenibile e dal punto di vista della sicurezza. Visione della mobilità che torna ad essere molto centrata sull'automobile e molto poco aperta ad una gestione positiva invece degli altri modi
di mobilità che sono invece molto importanti nella città. Ma quindi il codice della strada viene scritto da persone che si confrontano con le realtà quotidiane che si vivono nelle città? Le città hanno grande esperienza di quello che succede sulle strade per davvero, quindi il fatto che non ci sia un dialogo è molto triste e non certamente a favore di un buon lavoro finale. Poi il PNRR ci ha dato miliardi per la mobilità sostenibile, per realizzare piste e corsie ciclabili. Adesso si mettono fuori legge le corsie ciclabili in un momento in cui stiamo ancora spendendo denaro per realizzare questo tipo di opere, quindi diciamo che purtroppo di paradossi il nostro paese è pieno. La bici storicamente è sempre stata insegnata dai grandi, dai genitori di solito, che con mille attenzioni portavano i ragazzi in strada e insegnavano loro quindi un comportamento, un codice della strada. Oggi però ho come la sensazione che non ci sia più questa educazione da parte dei genitori e che i monopattini elettrici vengano dati un po' come giocattoli ai ragazzi senza però educarli, senza insegnare quali siano i comportamenti. Invece di targhe e assicurazione che arrivano solo ad incidente avvenuto, non sarebbe meglio un'educazione? È sicuramente sempre più importante, più necessario costruire una cultura e se vogliamo prevenire piuttosto che intervenire a cose fatte, peraltro in maniera abbastanza contraddittoria, perché da un lato si riducono le forme di controllo e poi dall'altro si aumentano i bolli, le assicurazioni, le targhe, tutte le cose che costituiscono, come dire, delle forme burocratiche di controllo, mentre invece agire a monte, quindi agire sulla preparazione, sulla cultura, sul modo di vivere nello spazio pubblico è importantissimo, ma è chiaro che se poi ci sono delle regole che agiscono in senso contrario è molto difficile costruire questo sistema, cioè diciamo che la città è anche una comunità educante, una comunità che si educa e questo rispetto allo stare nello spazio pubblico è molto importante perché la cultura dello spazio pubblico e della mobilità si deve costruire così. Il monoruota l'ho visto in giro in qualche situazione, in linea di massima chi apprezza la mobilità sostenibile è anche il più disposto a fare spostamenti intesi come composizione di spostamenti diversi con mezzi diversi e qui è sicuramente importante la maneggevolezza, avere un mezzo piccolo che ci si può portare dietro e che insomma sia funzionale allo scopo. Di nuovo mettere targhe, assicurazioni eccetera sicuramente non aiuta. Mi è capitato anche di ricevere dei commenti dove si esagerava dall'altra parte, quindi commenti del tipo non è possibile che tutti quanti oggi si vada in monopattino o monoruota, ma qualcuno deve per forza usare l'automobile. Esatto. Qualcuno deve usarla, ma sarebbe anche migliore la sua vita se ci fossero meno automobili in giro e quindi se tutte le persone che possono spostarsi con mezzi di micromobilità potessero farlo, toglierebbero dalla circolazione una grande quantità di auto e anche il traffico delle auto ne gioverebbe. Se noi togliamo un po' di auto dallo spazio pubblico perché c'è qualcuno che riesce a spostarsi in modo differente e sceglie un modo differente, chiaramente anche chi invece è costretto a usare l'auto lo farà con più facilità, quindi il tema non è la città car free. Car free è un bello slogan che si può sicuramente applicare ad alcuni quartieri o ad alcuni piccoli centri. Il tema forse è post-car, cioè poter offrire alle persone delle alternative valide all'automobile, quindi non pensare più la città come unicamente centrata sull'automobile, ma avere più opportunità di mobilità. Forse più che costruire corsie ciclabili, visto che bisogna abbassare le velocità, conviene che tutto lo spazio pubblico sia a priorità ciclopedonale con le auto che vanno piano, cioè che non vuol dire che le auto non possono circolare, ma vuol dire che devono rispettare gli altri. Forse questo è ancora più sensato, meno infrastrutture e un lavoro più diffuso e di qualità sulla sicurezza dello spazio. Ho chiesto anche all'assessora che cosa si potrebbe fare per far sentire la propria voce e cercare di essere appunto regolamentati. Forse non è il momento migliore per affacciarsi ad una richiesta di essere regolamentati con il rischio di subire una regolamentazione molto restrittiva, insomma, e poi le cose vanno anche fatte conoscere.
che è quello che sto cercando di fare io in questo momento. Io ringrazio davvero tanto l'assessora Valentina Orioli per questa intervista. Vediamo di giungere a una conclusione a questo video che ha di certo già una bella lunghezza. La micromobilità ad oggi si riduce a biciclette elettriche, monopattini elettrici e monoruota. Ho intenzione di fare un video comparativo tra questi tre, anche se non è così immediato, quindi vi chiedo ancora di pazientare qualche tempo. Si può dimostrare che siano mezzi assolutamente equivalenti e comparabili tra di loro. Il tema principale di questo video riguarda la pericolosità di questi mezzi. Allora, quello che ho cercato di farvi capire è che comunque esiste una pericolosità intrinseca in tutti e tre questi mezzi, e la pericolosità intrinseca è data in buona parte dall'uso che si fa di questi mezzi. Mi sono reso conto che molte persone sono pesantemente arrabbiate con i monopattini, e parliamo di persone che normalmente guidano l'auto, e citano molto spesso il monopattino che viene contromano o che passa con il rosso. Ecco, questi sono comportamenti sbagliati che non riguardano il monopattino, riguardano qualunque persona che in quel momento sta compiendo un'infrazione del codice della strada, che sia in bici, che sia in monoruota o in monopattino, che sia a piedi. Io sono assolutamente favorevole ad un'assicurazione che dovrebbe essere come quella che già esiste, diciamo quella nota come del capofamiglia, cioè quella che ti ripara dai danni creati in giro in qualunque condizione. Quindi secondo me dovrebbe essere semplicemente regolamentato il monoruota, e così come sono protetto se vado in bici, così sono protetto se vado in monoruota o in monopattino. A livello di targa mi sembra che sia semplicemente della burocrazia inutile e che romperà le scatole a quei pochi che giustamente vogliono semplificarsi la vita usando il monopattino anche in maniera occasionale. Rinunceranno perché giustamente dicono: per usarlo 3-4 volte al mese non ha senso che io mi faccia un'assicurazione. E quindi tutto questo va a discapito delle nostre città. Le nostre città possono essere un po' meno inquinate. Ora c'è un discorso da fare anche per quanto riguarda l'elettrico. Io non sono a priori a favore dell'elettrico come mezzo green. Sappiamo benissimo che l'elettricità va prodotta e quella produzione va poi trasformata in voltaggi differenti, e questo comporta comunque una perdita di energia. Insomma, il modello green perfetto non esiste. È chiaro che se io sposto un'automobile, anche se fosse elettrica, è vero, non faccio inquinamento in quel momento, ma sto consumando una quantità di energia molto più importante, di 40 volte quello che serve per spostare il peso del mio corpo. Una Tesla pesa circa 2 tonnellate. Non ha molto senso spostare 2 tonnellate per spostare 80 kg di massa corporea. Ha senso invece spostarne 20, che è il peso più o meno di un monoruota medio, per spostare 80 kg della mia massa. Il succo del discorso qual è? Non possiamo sprecare energia e non possiamo inquinare le città in cui viviamo, non possiamo inquinarle a livello di aria, non possiamo inquinarle a livello di vivibilità, perché comunque quando si prende l'auto e ci si ritrova schiacciati in un traffico, tutti quanti, uno per auto, perché di solito la triste media è questa, siamo da soli in macchina e siamo anche perennemente incazzati. Perché? Perché siamo in coda, perché siamo in tanti e le strade del centri urbani non possono accogliere questo numero di auto. Quindi l'auto, a mio avviso, è comunque il mezzo di spostamento necessario per fare lunghi tragitti, quindi in autostrada, strade extraurbane. Sicuramente è quel mezzo che ti permette di raggiungere distanze anche abbastanza importanti, ma non può essere il mezzo, non può più essere il mezzo che usi per andare a buttare la spazzatura o per fare la spesetta. Stiamo parlando della piccola commissione quotidiana per la quale è sufficiente uno zainetto. Chiaramente poi il fabbro, l'idraulico, il muratore, tutte queste persone avranno bisogno di un mezzo proporzionato agli attrezzi che devono trasportare, però loro stessi saranno un attimo più contenti di trovarsi in strada, avendo rispetto di una corsia dedicata a biciclette, monopattini e monoruota, speriamo, guadagnandone nel fatto che non avranno tante altre auto e che quindi il traffico sarà più snello. Io con questo video sto cercando di fare informazione e sto cercando di suscitare interesse e curiosità, quindi
se mi aiuti a condividerlo con le persone che non la pensano come me o che magari la pensano come me, insomma, io credo che il massimo che io possa fare è comunque parlarne con quante più persone possibile. È un problema che mi sta a cuore e molto spesso preso con superficialità da tante persone che con banale cattiveria si arrabbiano con chi è più debole, con chi magari non ha neanche i mezzi economici per comprare un'automobile, con chi fa questi nuovi lavori da schiavo, quindi le consegne del cibo, che ovviamente gira con questi mezzi, monopattini. C'era una monorotista a Milano che faceva consegne. Io credo che la cosa migliore sia parlarne, trovare un livello di civiltà e anche spingere perché chi mi sta seguendo, chi sta guardando questo video e va in monopattino, io spero che si dia una ridimensionata nel momento in cui passa col rosso, nel momento in cui sale in due su un monopattino, nel momento in cui comunque dà degli appigli a chi vuole andargli contro per far sì che ci sia un motivo per dire ecco, vedete che è pericoloso. Io sono Andrea, ti ringrazio di essere stato qui con me in questo lungo video. Qualunque commento a me fa sempre molto piacere e cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Se ti piace il lavoro che sto facendo, un like mi aiuterebbe parecchio. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. È gratis, ancora per qualche giorno. Alla prossima!